Buonasera Buonasera a a tutti. voi. Buonasera a voi, mi Ecco. dispiace per le immagini, ma purtroppo sono bloccato Mh. dalle Ehm, circostanze. Dunque Gianfranco, dopo vari tentativi siamo riusciti a impiantare il collegamento, insomma, sperando che duri, forse è il segno delle attenzioni che subiamo, insomma, ormai da tempo. E cosa hai da dirci rispetto alle novità? Perché, insomma, si sta arrivando a una situazione abbastanza esplosiva, insomma. Si diceva di forzature, di tempi accelerati, eccetera, ma c'è una fretta forsennata da parte di Trump, di fatto, quasi a voler sconvolgere nella tempistica, diciamo, con il ritmo, diciamo, la possibilità di reazione a quello che sta facendo. Ma Pino, una delle tecniche usate da Trump fino adesso è stato proprio quella di accelerare i tempi su tutto, d'accordo? Mm, Accelerare i tempi su gli ordini esecutivi, su le decisioni geopolitiche e politiche interne, mm, usando vari strumenti come per esempio quello che è del Dodge e eh, altri strumenti, con una serie di non solo di iniziative, diciamo, tra virgolette, ma mm, anche nella retorica. mm. Perché il tempi non è che c'ha una finestra abbastanza, diciamo, Lunga, diciamo, ecco. lunga, perché Eh, come abbiamo detto l'ultima volta che ci siamo sentiti, le elezioni di medio termine sono nel novembre del 26, quindi sono mm, meno di 2 anni, no? sì. E quindi di conseguenza il tempo stringe. C'è anche un altro discorso da fare a livello per esempio di economia, no? Ci Sì. sono dei segni abbastanza, non è che l'economia non va bene adesso, non andava bene anche sotto Biden, solo che Mm, si erano un po', come si dice in inglese cucinati i numeri, no? Nel mm, senso che si erano dati dei numeri compiacenti dagli enti naturalmente sì. governativi compiacenti per facilitare, diciamo, la retorica che Addomesticati, insomma, eh sì, diciamo. certo, addomesticati, come per esempio i dati per esempio sull'inflazione o i dati sulla disoccupazione, i dati Mm, sul prodotto interno lordo, tutti quei dati adesso sappiamo che erano falsificati, di conseguenza sì. adesso Trump si trova a che fare con la vera diciamo, crisi. Mm, C'ha delle persone abbastanza competenti come il Scott Bessent come segretario sì. del Tesoro, Mm, però insomma rimane una sfida abbastanza difficile da gestire. E poi ci sono le crisi politiche e geopolitiche che adesso stanno venendo un po' al pettine. mm, Quello che volevo dire, per quanto riguarda, stavo vedendo proprio ieri una lunga intervista fatta a Mitchell, che sarebbe il capo del Rasmussen, no? sì. Della compagnia dei sondaggi Rasmussen che i nostri lettori conoscono, i nostri ascoltatori conoscono Mm, perché l'abbiamo usata più volte, soprattutto in termini di sondaggi per quanto riguarda le elezioni, no? Anche se sì. Rasmussen non solo fa sondaggi politici, ma fa anche sondaggi sociali, tipo per esempio Mm, religiosi e cose varie. Però ieri, durante questa intervista, lui ha parlato abbastanza in dettaglio dei numeri non solo di approvazione mm, su Trump, ma anche dei numeri, diciamo, generazionali, cioè chi va a sostenere Trump e soprattutto le sì. politiche di Trump. Quello che ne è uscito fuori è un quadro abbastanza, diciamo, esaudiente su quello che sta succedendo in questo momento e qual è, diciamo, come posso dire, il, l'espressione o il sentimento che provano gli americani verso Trump. Mm, Il suo indice di approvazione è al 50%, perché si stanno cominciando a sentire
una delle tante azioni imbastite, tra virgolette, dell'opposizione, tra virgolette. Quando parlo di opposizione, Pino, parliamo di praticamente una serie di entità che si sono unite, unificate, che per qualche motivo erano già unificate in passato, ma hanno accentuato, hanno, diciamo, aumentato questa collaborazione e unificano una serie di entità che sono al di qua dell'oceano e al di là dell'oceano e di conseguenza hanno di fatto, portano di fatto a una battaglia a tutto campo che si condurrà principalmente in Europa e di conseguenza di riflesso anche negli Stati Uniti e che considera non solo viene, diciamo, come si sta vedendo in questi giorni sul discorso dell'Ucraina e della Russia, ma anche per esempio sul discorso di quanto sia effettivo, efficace una politica o diciamo il sentimento degli americani verso Trump. E una delle tante diciamo tattiche che viene usata è quella in questo momento di portare avanti la retorica secondo cui gli americani sarebbero già pentiti del voto di Trump. Niente di più, niente di questo è vero. Il Rasmussen che pubblica praticamente il daily tracking, si dice, loro fanno ogni indici di approvazioni giornalieri di Trump e lui non è mai sceso al momento attuale sotto il 50%. Esatto, e questa è la tabella, no? E quella è la tabella. Probabilmente rimarrà sopra il 50%, ma la cosa che è più interessante dei sondaggi fatti da Rasmussen era quella di delle politiche intraprese di Trump, non Trump quanto per sé, come personaggio, come presidente, ma delle politiche di Trump, d'accordo? E le politiche di Trump, per esempio, per quanto riguarda l'immigrazione, d'accordo? Le politiche sull'immigrazione, la politica sull'immigrazione, cioè il rimuovere gli immigrati illegali, rimandandoli a casa, chiudendo le frontiere sia al sud col Messico sia al nord col Canada, ha praticamente un indice di approvazione del 77%. D'accordo? Quindi il 77%, la stragrandissima maggioranza degli americani ama quella politica. Per quanto riguarda le politiche delle tariffe, dei dazi, più che amare a prova, diciamo. la politica dei dazi, per esempio, Rasmussen dice che l'indice di approvazione è al 63%, anche questo è molto, diciamo, molto grande come indice di approvazione. Molto significativo, sì. Il discorso della pace in Ucraina, l'indice che poi c'è l'altro, adesso lo dirò, però l'indice di approvazione per la pace, per perseguire una pace in Ucraina, è al 69%, d'accordo? Di questo 69%, la domanda se ritengono Zelensky un personaggio affidabile e un personaggio, diciamo, con cui gli Stati Uniti devono instaurare o intraprendere un rapporto stretto, dopo quello che è successo alla Casa Bianca, il 59-58% degli americani dicono no, Zelensky non è la persona giusta per diciamo, per perseguire una pace duratura e una pace efficace in Ucraina. Quindi le politiche che Trump sta cercando di implementare sono politiche per la stragrande maggioranza popolari, cioè hanno un indice di approvazione molto superiore all'indice stesso di approvazione di Trump, che comunque è al 50%. D'accordo? Si cominciano a sentire notizie anche in Italia, penso, su quello che sarebbe un'ipotetica un ipotetico, come posso dire, rimorso, si dice, di chi ha comprato, no? Non so se si può usare ripensamento, diciamo, ripensamento, ma non è vero, è solamente praticamente propaganda che sta venendo usata in Europa e negli Stati Uniti per cercare di mettere Trump sotto cattiva luce dicendo vedi non è più popolare, non è assolutamente vero. Tra l'altre cose, una cosa, dimmi.
il discorso dell'unione, no, che di solito è uno di quegli avvenimenti che unisce il paese, anche un po' attraverso la retorica tipica anche un po' degli Stati Uniti. Questa volta è stato un discorso che anche nell'immagine che abbiamo visto di questa polarizzazione esagerata, no, di questi, i democratici con queste palettine, tutti in silenzio, che si vedeva che era proprio completamente divisa in 2 la situazione e che si Mh-mh. percepiva anche questa tensione, no, e che la Sì, stanno anche un po' portando qui in Europa come strategia assolutamente. comunicativa, perché se guardiamo anche i titoli dei giornali probabilmente siamo arrivati a un livello successivo, abbiamo superato uno step rispetto a questa narrativa di tensione, anche se leggiamo La Stampa, Il Messaggero, La Repubblica, eccetera, eccetera. Anche negli Stati Uniti è esponenziale questa Questa polarizzazione. contrapposizione viscerale, sì. Contrapposizione viscerale è esponenziale solo in certi ambiti e in certi ambienti. Il discorso fatto all'Unione, tra le altre cose, nei sondaggi condotti da canali televisivi, sono contento che hai portato, che hai Questo. menzionato questa cosa qui, perché tra le altre cose non solo il Rasmussen, ma per quanto riguarda il discorso di Trump all'Unione, allo Stato dell'Unione, immediatamente il termine del discorso, il sondaggio live, vivo praticamente, sulla CBS dei cittadini americani dicevano che il 76% dei cittadini approvava il discorso di Trump, mentre il 23% solo lo disapprovava. Alla CNN la stessa cosa, sondaggio istantaneo sulla CNN sul discorso di Trump, 69% positivo, 31% negativo. Quindi tutta questa fantasia che si porta avanti adesso o si sta cercando di imbastire in Europa e in certi ambienti degli Stati Uniti che Trump non è popolare, è quella, e cioè è una fantasia, quella è, non è basata sulla realtà. Tra le altre cose, se la mente non mi inganna, stavo leggendo che proprio oggi, sempre non del Rasmus, però non mi ricordo più di chi agenzia, vabbè, non fa niente, non l'ho No, scritto, ma però una cosa, ma che tra l'altro ci aspettavamo un discorso anche potenzialmente più coraggioso e più divisivo. Invece io ho trovato un discorso abbastanza equilibrato e soprattutto pensato per il momento storico che stiamo vivendo. Cioè, io ci ho visto anche una strategia, anche non esageratamente di rottura, ma addirittura pensata per unire, non per dividere. Però, tutto quello che gira intorno è il problema, ma è Cesare, questa atmosfera. sì, ma Cesare, il discorso di Trump, in certi sensi qualche frecciata l'ha lanciata ai democratici, ma se la meritano naturalmente. Quello che dici tu, come anche mi è parso a me, sempre in un ambito di una cultura americana, perché bisogna come posso dire, bisogna ehm, Entrare nella mentalità, entrare nella nella mentalità americana. Non è che poi sia tutto questo discorso, come hai detto tu, rivoluzionario. Sì, si è parlato anche di concetti importanti, in un certo senso mai toccati prima, come per esempio gli sprechi che il team di Dodge sta trovando e ha trovato in enti federali statunitense per quanto riguarda la spesa su certe voci, soprattutto che sono ridicole, no? E che Trump ha sottolineato durante il discorso, d'accordo, mettendo in luce diciamo, quasi la comicità di questi numeri, no? E di Sì, queste spese. era quasi costruito proprio sul discorso degli sprechi e del recupero, di tutto questo denaro distribuito in maniera anche creativa, no, era lì il centro del discorso secondo me. Era lì il centro del discorso, mh, perché ritorno a quello che ho detto prima sul discorso dell'economia. Il sistema economico americano, come diciamo
come è strutturato al tempo attuale, favorisce il 10% della popolazione, nel senso che solo il 10% della popolazione beneficia di una crescita, tra virgolette, economica, finanziaria, personale, mentre il resto del paese deve lavorare, deve avere 2 o 3 lavori per potersi pagare, che so, l'affitto di casa. Allora, il discorso di Scott Bessent alla Camera di Commercio di New York ieri, che io ho visto e ho ascoltato, lui dice bisogna risettare il sistema, tornare a un sistema economico più equo, dove non solamente la parte, diciamo, il top della popolazione ha accesso a benefici e a ricchezze, ma è tutto il resto della popolazione che deve beneficiare diciamo, di quello che l'economia offre. Okay? In questo senso il discorso del Doge, degli sprechi, si va a collocarsi in quella sfera lì. Perché? Perché, tra le altre cose, il sondaggio fatto da Rasmussen in una delle politiche di Trump, che forse, di nuovo, pur non avendo lo stesso numero di approvazione, però la sua politica ha un numero alto di approvazione. Quello per quanto riguarda il discorso degli sprechi, d'accordo, delle spese federali, d'accordo, e di tutto il sistema governativo, di quello come viene gestito, come il governo federale gestisce, d'accordo, le tasse, gestisce i soldi, gestisce il potere. La gente dà a quella politica, cioè ritiene importante e necessario tagliare l'influenza del governo, tagliare, diciamo, la parte finanziaria che sostiene questo governo, cioè vedono in un governo più piccolo, ridotto, meno burocratico, meno, come posso dire, corrotto, con meno accesso a fondi di quello che ha adesso, e il 77% di quelli intervistati dice siamo d'accordo con quella politica. Quindi la politica del Sì, anche Doge. perché rispetto all'equilibrio, questo tipo di narrativa è esattamente quella della parte conservatrice, e comunque anche dell'equilibrio, per riuscire anche a dare un'immagine abbastanza equilibrata, no? Di questa implementazione anche frettolosa, per i tempi che sono quelli che sono. Però chiaramente abbiamo visto che ci sono state tipo delle strumentalizzazioni che sono anche immeritate, secondo me, Gianfranco. Non solo strumentalizzazioni, Cesare, anche vere bugie, come per esempio sono uscite sui giornali, i mass media americani, le bugie, quello che Trump avrebbe detto sarebbero bugie. Poi hanno dovuto, diciamo, come posso dire, ricredersi, o comunque ritornare sui propri passi, perché non era vero. Quello che ha detto su Doge, sulle spese folli, con voci assurde per quanto riguarda il governo federale, erano tutte vere. Per esempio, gli abusi che si vedono in chiave del Social Security. Il Social Security sarebbe pensioni, assistenza, cose varie. Per esempio, come che c'è gente che nonostante risulti abbi 300 e passa anni, ha accesso alla Social Security, cioè ha accesso alla pensione minima. Matusalemme praticamente. Esatto, ma chiaramente non sono. Quando lui ha detto ha dato anche il numero di quanti, perché Doge ha trovato il numero esatto di quante persone tra i 110 e i 140, erano migliaia, incassavano ancora la pensione minima. Tra i 140 e 60 ai 200 e qualcosa erano ancora centinaia. E quando allora i giornali sono usciti fuori dicendo ma no, questa è una bugia. Non è che lui ha detto una bugia, ha detto la verità.
l'hanno interpretata come bugia dicendo è impossibile che c'è gente di questa età che prende... È Sì. chiaro, scienziato Einstein, lui non sta dicendo che c'è gente che ha 300 anni o 160 o 200 e si prende Cioè la... che qualcuno sta riscuotendo le pensioni per conto di detenuti di È sbarco. chiaro, deve esserci delle organizzazioni di frode che si prendono vantaggio di un sistema che non ha accountability, si dice in inglese, non rende conto a nessuno. È un governo che praticamente sperpera i soldi dei contribuenti, e Trump, il Doge, stanno cercando di risolvere questo problema. D'accordo? Quindi non è vero. Però anche in Italia mi pare addirittura che hanno riportato questa notizia dicendo ma è una fandonia quella che ha detto Trump. No, cretini, non è una fandonia. Siete voi che siete troppo ignoranti o diciamo O in malafede, diciamo. o in non malafede che non avete... la mia impressione, ma io ci vedo tipo una scalata di narrativa di tipo propagandista mai vista, cioè ne abbiamo visti di tutti i colori in questi anni con la guerra, eccetera, eccetera, ma adesso cioè, c'è stata una velocizzazione esagerata verso questa allegoria quasi grottesca rispetto a queste notizie che arrivano su Trump, poi su Musk, la PayPal mafia, cioè sono assolutamente tipo montate velocissimamente e chiaramente ne vediamo anche i risultati. Certo, ma sono tecniche che abbiamo già che hanno già usato, a cui noi, tra le altre cose, col Giuseppe, abbiamo per esempio denunciato per tanti anni il Russia Gate. Come dimenticarsi del Russia Gate? Come Esatto. dimenticarsi degli impeachment? Come dimenticarsi di tutto questo? È la stessa, praticamente stanno riciclando la stessa tecnica, usando dei messaggi diversi, naturalmente con una stampa compiacente. Il problema è che loro si ritrovano è che possono farlo in Italia perché la gente non ha una forma alternativa di informazione, d'accordo? Mentre negli Stati Uniti la forma alternativa di informazione esiste sui social media, come per esempio X. Questo perché è importante? Perché nel discorso del Rasmussen, e qui è la parte che lascio questa parte come ultima perché è la parte secondo me più significativa. Nel sondaggio del Rasmussen, Trump ottiene il 60% dei consensi tra i giovani sotto i 40 anni, d'accordo? Il 35% degli elettori statunitensi approva, ok, fortemente, vuol dire non solamente approva solamente ma proprio abbraccia con passione il lavoro svolto fino ad oggi da Trump. Il 35% è una somma abbastanza, un numero abbastanza alto di persone che non è che semplicemente dice vabbè, ok, sono contento di quello che sta facendo, comunque in qualche modo condivido. No, abbraccia amorosamente, abbraccia fortemente il lavoro di Trump. D'accordo? In particolare, quello che dobbiamo tenere sott'occhio è questo indice di approvazione tra i giovani, tra gli elettori più giovani, perché è la chiave del futuro della politica e della geopolitica che verrà. Questo indice di approvazione del 60% tra i giovani è quello che poi porta Trump al 50% di indice di approvazione in linee generali. D'accordo? I giovani elettori sono, diciamo, l'unica tra le fasce d'età in cui la maggioranza ha risposto che gli Stati Uniti sono sulla strada giusta. Quindi va a confermare quello che è la politica del Doge, la politica dei tagli al governo, diciamo, al governo federale e ai tagli agli sprechi. Il 50% dei giovani dice che il governo è sulla strada giusta. Ti ricordi che anche durante le elezioni parlavamo esattamente di questa crescita e che tra l'altro era sottovalutata durante la campagna elettorale? Adesso iniziamo anche a vedere, cioè, questa politica anche del buonsenso e anche di dare la voce anche a tutta quella fascia di popolazione degli esclusi, no?
quegli Esatto. esclusi che erano stati costruiti da queste politiche woke e da questa polarizzazione tra un'elite illuminata con delle narrative assolutamente fantasiose e invece la working class che doveva comunque cavarsela nonostante tutto. Assolutamente. E Mh. tra le altre cose, l'indice di massima disapprovazione, quello che è tra più avanti vai nella fascia di età e più Trump perde indice di approvazione. Il che ci dice due cose importanti. Il primo è che l'indice di disapprovazione è forte tra quelli che hanno già acquisito una stabilità, diciamo, finanziaria o comunque Economica, diciamo, economico, comunque sociale, nel senso che hanno accesso, per Mh. esempio, a pensioni abbastanza buone, non si vogliono, hanno paura eventualmente di veder tagliati certi benefici, cosa che Trump non ha mai suggerito di farlo, però diciamo c'è questa idea che in qualche modo si viene a rompere un sistema che fino adesso li ha favoriti, no? Non è vero, però è questa la sensazione, mentre la sensazione tra i giovani è che Trump stia cercando di cambiare un sistema che al momento attuale, così come è strutturato, non gli dà un futuro. D'accordo? Allora, benvengano i tagli, benvenga la rivoluzione all'interno del governo federale, la ristrutturazione di tutte le parti, non solo burocratiche, ma anche amministrative, ma anche e soprattutto economiche, in un'economia che è più centrata verso, diciamo, il privato, tra virgolette, facilitare per esempio il privato, che invece quello di facilitare, diciamo, chi lavora per il governo, perché Verso l'attività più che altro, verso la esatto, produzione. esatto. Pino mi ricorda, io non so se ti Mh. ricordi, io l'altro giorno, perché mi è venuto, ne abbiamo parlato qualche volta, però non siamo mai entrati nei dettagli di questo, il fourth turning, che vuol dire la quarta svolta. Io l'ho menzionata più di qualche volta. E allora mi sono andato, siccome che sono stato una settimana con l'influenza a letto, mi sono andato a rileggere il libro di William Strauss e Neil Howe, che fu pubblicato nel 97, che porta appunto il titolo di Fourth Turning, sarebbe la quarta svolta o il quarto svolgimento, non so come possiamo tradurlo in italiano. Qual è praticamente questa teoria? Adesso ve la spiego, perché poi viene collegata a quello che ho appena detto sul discorso del Rasmussen, ok? Cioè questa teoria propone una teoria ciclica della storia, secondo cui le società, attraversando cicli generazionali di circa 80-100 anni, praticamente avviene una trasformazione. In questi cicli loro li chiamano seculum, d'accordo? Sono cicli storici generazionali appunto di 80-100 anni. Ogni seculum è composto da 4 fasi, d'accordo? La prima fase si chiama alta, the first turning, alta, è un periodo di stabilità sia in ordine sociale, in fiducia nelle istituzioni e anche una stabilità economica, d'accordo? Questo è quello che è successo negli Stati Uniti nel dopoguerra, anni 50, d'accordo? Poi c'è il risveglio, la seconda fase, una fase di cambiamento culturale e spirituale con ribellione contro l'ordine stabilito, anni 60-70. C'è il terzo punto, il terzo passo, il disfacimento, come lo chiamano, un periodo di individualismo, declinio delle istituzioni e frammentazione sociale, anni 80, anni 90. Mi segui? Mi seguite? Poi c'è la crisi vera e propria, una fase di sconvolgimento in cui la società affronta una crisi esistenziale, economica, politica, militare, che porta a una trasformazione radicale di tutto il sistema. Questa ultima fase, questa fase di crisi, è iniziata, secondo Strauss e Howe,
nel 2008, pur essendo il libro pubblicato nel 1997, loro naturalmente poi ci hanno fatto degli aggiornamenti sulla teoria. Certo. E questa fase di crisi è iniziata nel 2008, dovrebbe finire secondo loro nel 2030, d'accordo? Quindi la quarta svolta di questo periodo del seculum, chiamiamolo, della Sì, quarta questi cicli. svolta Sì. di questi cicli, siamo nella fase più acuta e dovrebbe terminare nel 2030 e non sappiamo cosa succederà, perché secondo la teoria di Strauss e di Howe, diciamo l'outcome, si dice in inglese, il risultato non sarà, non può essere predetto. Potrebbe sfociare in una nuova era di In un ricchezza, rilancio come in una depressione, uno come una smodamento. distruzione. Tra le altre cose, questa non è il primo seculum, sono già stati 3, questo è il quarto. Ci sono stati già 3 seculum, 3 periodi nella storia americana che combaciano con questa teoria. La prima fu quella della rivoluzione americana, 1973 più o meno, 1773-1794, dove l'evento chiave è la guerra dell'indipendenza americana. In questo periodo, diciamo, questo periodo segna la nascita degli Stati Uniti come nazione, con una crisi che ha distrutto il vecchio ordine coloniale britannico e ha creato una nuova repubblica. D'accordo? Questo fu il primo seculum. Il secondo seculum è quello della crisi civile, della guerra civile americana, che sarà, che ricordiamo, 1860-1865 circa, d'accordo? Evento chiave chiaramente è la guerra civile americana, una crisi profonda che ha messo in discussione l'unità della nazione, culminando nell'abolizione della schiavitù e nella ridefinizione dell'entità americana, d'accordo? La quarta crisi, il quarto evento è quello che va dal 1929 al 1946, crisi della Grande Depressione e Seconda Guerra Mondiale. L'evento chiave è il crollo economico del 1929 e la Seconda Guerra Mondiale. Questa fase ha portato a una trasformazione economica e sociale. Posso solo menzionare per esempio il New Deal, d'accordo? E il risultato fu la consacrazione degli Stati Uniti come una superpotenza globale. Praticamente qui arriviamo a quello che poi è stato la creazione di un impero a scapito di una repubblica costituzionale. E c'è infine questa crisi contemporanea, questo fourth turning, che anche qua è iniziata negli anni 2000, dal 2008, è ancora in corso. Evento iniziale appunto la crisi finanziaria del 2008, che potrebbe, questo è il fourth turning, la quarta svolta, che potrebbe includere eventi come la polarizzazione politica. Per esempio la pandemia del Covid va anche vista in questo senso qui, in questa crisi, in questa fase di crisi, tensioni sociali ed economiche, quello che stiamo vivendo in questo momento, ed è prevista, la sua fine è prevista, il suo culmine è previsto intorno al 2030. Pino, una chiave di lettura di queste crisi, c'è l'outcome, si dice in inglese, quello che verrà dopo, d'accordo? Quello che, come la crisi verrà non gestita, perché non penso che possa essere gestita da nessuno, l'outcome della crisi è dettato soprattutto da azioni collettive, possiamo definirle. Sì. E allora, un aspetto interessante, secondo me, è che a differenza delle previsioni economiche o climatiche, questa teoria enfatizza appunto il ruolo delle generazioni, come i baby boomers, generazioni X, i millennium, nel plasmare quello che sarà poi l'esito di questo fourth turning, ok? Quindi il futuro, diciamo, è meno determinato
da eventi esterni ed è più legato al comportamento sociale. Mi fermo qui e mi ricollego a quello che ho appena detto su Rasmussen, sui sondaggi del Sul Rasmussen. sondaggio, sì. Allora, una fascia di età, d'accordo, in fase di estinzione, possiamo definirla, che non per la stragrande maggioranza, diciamo mi pare che da fascia di età al di sopra dei 40 anni fino ai 65 anni l'indice di disapprovazione era il 51%, mentre dai 65 anni in poi l'indice di disapprovazione per Trump era il 61, 59-60%, non mi ricordo. Però questo si scontra con l'indice di approvazione delle generazioni giovani. Il 60% dice Trump sta facendo bene, è quello che vogliamo che lui faccia. Questa è la generazione che determinerà l'esito finale di questa quarta crisi, di questo fourth turning, di questa quarta svolta, d'accordo? E in conseguenza, possiamo dirla la verità, non sono gli elite europei o americani, non sono i personaggi da 4 soldi che da anni, da decenni, no, vanno in televisione a proclamare le loro analisi sulla crisi politica e geopolitica del mondo, di questo e di quell'altro. No, il futuro verrà determinato da una generazione giovane, moderna. In questo senso, questa generazione vede quello che sta facendo Donald Trump come una cosa positiva, non una cosa negativa. Sì. E allora, se si può, diciamo, anticipare quello che succederà nel 2030, il futuro non è di chi vuole continuare su questa strada attuale, cioè un mondo globalizzato, un mondo, come posso dire, che si basa su guerre, sui rapporti geopolitici. È un futuro invece di coloro che vogliono gli interessi, che si facciano prima di tutto gli interessi del proprio paese, che una classe politica e governativa non interferisca e non si sovrapponga al benessere generale della popolazione, che le spese vengono effettuate con ponderanza e che vengono effettuate per ponderatezza, sì. Ponderatezza, grazie. Ma E per anche perché quello quella generazione lì sente proprio il bisogno e la necessità di determinate politiche di reindustrializzazione, perché chiaramente per costruire gli Stati Uniti dopo questo periodo, come hai detto prima, di questa terza fase, entrando nella quarta, è assolutamente necessario anche per la conservazione di tutto lo status quo sociale. Assolutamente sì. sì. Gianfranco, volevo chiederti di fare una comparazione. Allora, ai tempi del New Deal Sì. c'è stato, diciamo, un rilancio, un lancio dell'impegno, diciamo, dello Stato nelle attività economiche, nell'assistenza e via dicendo. Quindi la conversione dell'economia era tutta legata al ruolo pubblico, diciamo, dello Stato. Anche se poi, per la verità, è vero fino a un certo punto, perché la vera svolta lì per gli Stati Uniti è stata la vittoria nella seconda guerra mondiale, quindi tutto il meccanismo che ha portato a quella vittoria, tutta quella conversione economica attraverso la politica delle agenzie e via dicendo. Adesso, da quello che stai dicendo, c'è in realtà la reazione a uno Stato sclerotizzato, no? È l'opposto, praticamente. È l'opposto, c'è uno Stato da una parte sclerotizzato, dall'altra che spreca in assistenzialismo, no? E dall'altra, diciamo, trascura, diciamo, le fondamenta di un'economia, di una società, cioè le attività produttive, no? Assolutamente, Pino. E quindi punta, diciamo, a uno sparigliamento, diciamo, di questo sistema. E questa è un po' la dinamica che si sta instaurando. E il ruolo, diciamo, di personaggi come Musk, che vengono visti qui descritti in Italia come dei tecnocrati futuristi che vogliono, diciamo,
manipolare, diciamo, l'umanità, privatizzare, cioè assecondare, diciamo, i propri interessi individuali, eccetera. Vengono visti invece in Anarcofuturisti quest'ottica. dicono che addirittura. Vengono visti invece con Anarcofuturisti. quest'ottica, come gli elementi che possono portare alla rottura di questo sistema, insomma, e quindi a dinamizzarlo. Certo, certo, Pino, è praticamente il rigetto del New Deal. Cioè, ci troviamo di fronte a un come posso definirlo, a un'impostazione politica, economica opposta a quello che è stato il New Deal. Il New Deal ha introdotto l'età moderna dell'assistenza sociale, diciamo, degli interventi governativi, in termini governativi per sostenere mentre la nuova generazione negli Stati Uniti, io parlo degli Stati Uniti, non so in Italia perché non penso che abbiano fatto dei sondaggi in riguardo, anche se posso dire una cosa, vedendola un po' così da fuori, nel senso conoscendo un po' la realtà italiana, chiaramente non ci vivo da tanti anni, però mi pare che comunque è una di quelle differenze tra la mentalità americana e la mentalità italiana, dove nell'italiano il sociale, cioè il sostegno del governo, viene visto in chiave positiva e fondamentale. Se vengono a mancare quei sostegni, se vengono a mancare come posso dire, quegli interventi sociali a sostegno delle persone, le persone si rivoltano dicendo che è una cosa. Mentre nella nuova generazione americana è l'opposto, cioè vedono nel sostegno o nel sociale americano, vedono quasi una forma di schiavitù, dove loro non possono essere liberi dal gioco governativo, dal gioco imposto dallo Stato, e non possono perseguire i loro sogni e la loro, diciamo, come posso dire, la loro libertà sia politica sia sociale, ma soprattutto economica. D'accordo? Quindi è un'interpretazione diversa rispetto a quella dell'Italia, della cultura italiana. In questo senso, l'intervento di Dodge, la politica intrapresa da Trump è una politica che va a sostegno di questa mentalità, cioè liberiamoci del governo che ci impedisce di esporre il nostro potenziale, il nostro pieno potenziale, ma dateci però gli strumenti, ma non diciamo sociali, di sostegno economico, dateci gli strumenti per avere noi successo a livello personale, finanziario ed economico, togliendovi, in altre parole, dalle palle, cioè fatevi da parte, non state lì, non voglio che il governo mi imponga un concetto o una politica, se quella politica mi impedisce di ottenere ecco, questo in un certo Sì, senso. anche se per la verità, secondo me, è un discorso, anche questo, un po' troppo, diciamo, estremizzato, nel senso che comunque Certo. l'intervento pubblico servirà da parte anche negli Stati Uniti stessi. Probabilmente si tratta solo di C'è un po', dirottarlo certo, verso altre direzioni. certo, io Quello sono è. d'accordissimo. Io sto dicendo quello che l'interpretazione diceva è forse un po' radicale. È radicale perché non dico che non c'è un ruolo che il governo possa avere o può intraprendere, d'accordo. Sì. Però quello che è stato fino adesso, negli ultimi anni soprattutto, come per esempio cominciare a imporre anche l'idea stessa di come pensare, di cosa pubblicare, di cosa dire e non dire sui social media, e ha reso, diciamo, la generazione moderna in un certo senso molto più, come posso definirla, molto più sensibile al potere del governo stesso o al potere sì, di chi, ecco, di chi per esempio del quel 10% di persone che hanno in mano il controllo completo dell'economia e della distribuzione diciamo mediatica delle informazioni e delle notizie. E quindi Pino è una fase come posso definirla di rigetto di quello che è stato fino adesso, cioè dal partire dal New Deal anche dopo alla
globalizzazione e alla trasformazione degli Stati Uniti da una repubblica costituzionale a un impero, che ha fatto sì di ritrovarsi nella situazione in cui ci troviamo adesso, cioè ritrovarsi in una posizione in cui i giovani, chi è sotto i 40 anni, non vede una via di svolta, uno sbocco per ottenere, diciamo, una situazione, come posso dire, economica migliore, o comunque cioè, se tu parlavi con le generazioni degli anni 50, non avevano le stesse problematiche di quelle che hanno oggi, perché le generazioni degli anni 50 potevano trovarsi un lavoro nel manufatturiero, portare avanti un salario, lavorare una persona sola a casa, portare avanti un salario, costruirsi una casa, una macchina e portare su avanti la famiglia senza nessun tipo di problema. Mentre adesso, ripeto, 2 o 3 lavori non bastano per coprire tutte le spese. Non solo, devi avere 2 o 3 persone in famiglia, la moglie deve lavorare, il marito deve lavorare, i figli devono lavorare, insomma, devono lavorare tutti per poter poi alla fine arrivare al mese con quel poco necessario. Non è un caso che i grandi centri manufatturieri non esistono più negli Stati Uniti, sono stati distrutti dalla globalizzazione. Ecco questo senso, non c'è da sorprendersi. E questa desertificazione, questo impoverimento generale, d'accordo? Questa pressione sociale imposta alle nuove generazioni, la colpa viene attribuita sì alle multinazionali, perché hanno spostato i centri di produzione, faccio un esempio, in Cina, in Messico, ma viene soprattutto attribuita al governo, ai governi che si sono susseguiti, che continuano a sperperare miliardi di dollari per cause assurde, come menzionava il Cesare, che il Trump ha denunciato durante il suo discorso, ma non vanno a risolvere le problematiche interne di questa popolazione. Sì, ma infatti, Gianfranco, una riflessione che bisognerebbe fare quando c'è questa contrapposizione, privatizzazioni sì, privatizzazioni pubblico sì, pubblico no. Il problema è che in realtà non è che c'è un ridimensionamento del pubblico, c'è una trasformazione della funzione del pubblico. Per esempio, in Italia ormai si sta prendendo una piega particolare comune a tutti gli schieramenti politici, no? Dell'intervento pubblico rivolto al povero, no? Sì. Anziché pensare all'organizzazione di servizi che diano opportunità a tutti, no? Di potersi emancipare, di poter andare a studiare, trovare occupazione, di genere. Quindi di uno Stato che in qualche maniera organizza o incentiva l'organizzazione di servizi che faccia sviluppare la società e anche i singoli cittadini, si tende a ripiegare all'intervento rivolto agli strati deboli, però inteso come una pura assistenza rispetto a una condizione che rimane così come tale, insomma, sempre di povertà. E questo non significa che viene ridotto il ruolo dello Stato, viene trasformato, perché le spese pubbliche, per esempio in Italia, pur con tutto sto scadimento dei servizi che ci sono state, stanno aumentando di fatto, la spesa pubblica aumenta, non è che diminuisce. E il problema è di come viene utilizzato e con quale finalità, no? Cioè si Ma va a poi una c'era sorta stata di compassione, di commiserazione, diciamo, degli strati più deboli, piuttosto che di un'azione che tenda, diciamo, a sollevarli da quella situazione, insomma. E questa è la cosa distorta su cui invece si dovrebbe spingere, diciamo, nel dibattito politico. Poi c'è un altro fattore che so che ti preme introdurre, no? Sviluppare. Questa dipendenza proprio dall'alto si riflette anche nella geopolitica. Per esempio in Italia si sta prendendo di nuovo il vezzo di far dipendere tutta la condizione di un paese, l'Italia, o di un continente, l'Europa, dai comportamenti delle classi dirigenti esterne, cioè degli Stati Uniti, no? Quindi la colpa è di Trump, la colpa può essere anche dei democratici. Trump e i democrati e i neocon sono la stessa cosa, e sono loro che determinano la situazione in Europa, quasi di fatto un'aspettativa verso il comportamento maligno degli altri, no? Io so che tu vuoi leggere
un testo di George Washington, il momento del commiato, diciamo, È il discorso dagli di Stati addio. Uniti, no? È il Che discorso di indica chiaramente che le forze bisogna contare sulle proprie forze, quindi anche il nemico va visto soprattutto all'interno, diciamo, del proprio paese, Ma poi, l'avversario, cioè, per Pino, poter dopo cambiare la le cose. demonizzazione dell'ultraliberismo e Eh, anche di tutta quel tipo di politica economica, quando si trova una realtà che rischia e anche di rottura per ricostruire un'industrializzazione e anche per ricostruire il contesto sociale e anche del progresso, diciamo, di determinate fasce di popolazione del proprio paese, viene comunque non capito e comunque cioè, mm, ridicolizzato in un certo travisato, senso. travisato. Esatto. Vuoi leggerla quel pezzo di Sì, Washington? ma quello volevo un attimo ricollegarmi a Eh, quello che hai detto tu. Questa parte dello scontro di cui praticamente l'Europa ne è diventato diciamo, il centro. Alla fine è quello scontro è quella guerra tra le elite liberali transnazionali, chiamiamoli, sia di Stati Uniti, sia di Canada e sia dell'Europa, contro Trump e contro i movimenti populisti. Usano l'Europa e usano i governi europei, che poi siano compiacenti, lo sappiano o lo fanno apposta. Lo Usano fanno apposta perché campano di questo anche loro, è Esatto, quello il esatto. problema. Usano lo spauracchio di Trump, lo spauracchio di questo, lo spauracchio di quello per giustificare le loro limitazioni, giustificare il problema di risolvere il discorso delle opportunità, come le defini tu, in Europa. Non è quello di impostare 800, di intraprendere 800 miliardi di spesa al discorso a livello militare, ma sarebbero molto meglio spesi nella reindustrializzazione dell'Europa stessa, Eh, inclusa l'Italia, dove praticamente dai l'opportunità, quello che sta cercando di fare Trump, dare l'opportunità di ricostruire l'economia dal basso verso l'alto, reintroducendo, d'accordo, per esempio il manufatturiero tramite i dazi. I dazi devono essere visti in quel senso lì. Su questo poi eventualmente la prossima volta possiamo anche parlare. Sta avendo, al di là del discorso negativo che si continua a sentire nella stampa, nei media, sì. tra virgolette tradizionali, però la realtà è che Trump il successo comincia ad averlo su queste cose qui, Mm. soprattutto sulla riindustrializzazione e il rimpatrio di molti delle grandi catene di Attività, distribuzione, diciamo grandi così, sì. attività. Sul discorso di George Washington, possiamo anche chiudere la nostra conversazione su questo, e fu nel discorso di addio, è un discorso il testo originale è di 31 pagine, ci sono lui menziona in questo discorso d'addio, menziona il rapporto tra uno Stato forte, no, tra una Sì. nazione forte e una nazione debole. E tra virgolette lui dice l'attaccamento appassionato di una nazione per un'altra produce una varietà di mali. La simpatia per la nazione favorita, facilitando l'illusione di un immaginario interesse comune in casi in cui non esiste alcun interesse comune, e infondendo nell'uno le inimicizie dell'altro, tradisce il primo in una partecipazione ai litigi e alle guerre del secondo, senza un adeguato incentivo o giustificazione. Porta anche a concedere alla nazione favorita privilegi negati ad altre, il che è doppiamente adatto a danneggiare la nazione che fa le concessioni, separandosi inutilmente da ciò che avrebbe dovuto essere conservato ed scusate, da essere conservato e aumentando la gelosia, la cattiva volontà e la disposizione a vendicarsi nelle parti a cui vengono negati uguali privilegi. E dai cittadini ambiziosi, corrotti o illusi, e dà ai cittadini ambiziosi, corrotti o illusi, praticamente l'elite, diciamo, no?
la possibilità di tradire o sacrificare gli interessi del proprio paese senza obbrobrio, a volte persino con popolarità, indorando con le apparenze di un virtuoso senso dell'obbligo, di una lodevole deferenza per l'opinione pubblica o di un lodevole zelo per il bene pubblico, i bassi o sciocchi adempimenti dell'ambizione, della corruzione o dell'infatuazione. In quanto vi è d'accesso all'influenza straniera in innumerevoli modi, questi legami sono particolarmente allarmanti per il patriota veramente illuminato e indipendente. Queste opportunità offrono di manipolare le fazioni interne, di praticare le arti della seduzione, di fuorvivare l'opinione pubblica, di influenzare o mettere in soggezione i consigli pubblici. Un tale attaccamento di una nazione piccola o debole nei confronti di una grande e di una potente condanna la prima ad essere il satellite della seconda, chiusa tra virgolette. Questa è una parte del discorso di George Washington, che viene applicato a quello che stiamo vedendo negli ultimi anni, soprattutto con Trump. È un tentativo rivoluzionario da parte di Trump di riportare gli Stati Uniti su una dimensione più naturale e ritornare un po' alle radici della nazione stessa, non una potenza, diciamo, una potenza imperialista con tentacoli sparsi in tutto il mondo, ma con una politica ben definita che soprattutto favorisca prima di tutto gli interessi degli Stati Uniti stessi e dei suoi cittadini, sia a livello economico, sia militare, sia politico. In questo senso qui, non solo a livello economico, anche a livello militare, diciamo, la filosofia di Trump è quella che adesso comincia a venire definita come fortezza medica. Cosa vuol dire fortezza medica? Dal sud al nord mi interesso, dal mio confine del sud e del nord mi interesso di quello che sono le cose che prioritizzo, che ritengono necessarie per il benessere prioritarie, per il benessere della mia popolazione, del mio paese. E naturalmente non tralascio la necessità di una difesa militare del territorio pubblico. In questo senso, quello che sta succedendo a Panama, non so se avete visto la notizia, che BlackRock avrebbe comprato dalla compagnia di Hong Kong i 2 porti agli estremi all'estremità del canale. Di fatto, anche se naturalmente uno può dire 1 milione di cose su BlackRock, possiamo anche criticare, sappiamo benissimo BlackRock che cosa sia, però di fatto riporta il controllo del canale di Panama sotto gli Stati Uniti, magari non militarmente, ma non è che non ci vuole, se ci sono problemi non è che ci vuole molto per l'esercito arrivare lì. Gianfranco, le strumentalizzazioni sono riuscite anche a dare la colpa a Trump anche di quello che fa la BlackRock, perché è questo che si riesce a fare. Sì, ma vabbè, le strumentalizzazioni no, certo Cesare, questo purtroppo fa parte ormai siamo stati abituati, fa parte di queste analisi approssimative dettate non tanto dalla logica, ma quanto dall'odio verso Trump. Quindi praticamente... Sì, dimmi Pino. No, voglio dire, questo è dal tuo punto di vista di cittadino americano. Dal nostro punto di vista, diciamo, di cittadini italiani, dovremmo cominciare a ragionare sugli spazi che una componente politica, quella di Trump o quella dei neocon, possono offrire rispetto a una politica di emancipazione qui in Italia. Cioè, qui il dibattito non deve essere un'abolizione delle tariffe doganali per ripristinare i circuiti finanziari che hanno portato alla deindustrializzazione qui dell'Europa e a trasferire comunque risorse ad altre parti, secondo un circuito perverso. Si potrebbe approfittare, diciamo, di questi provvedimenti da parte di Trump per vedere che spazi abbiamo per cambiare le politiche economiche, per espandere le esportazioni verso altri ambiti e soprattutto per sviluppare, per esempio, la domanda interna e le attività industriali legate alla domanda interna. Insomma, questo è il senso del discorso. Quindi vedere che opportunità si aprono tenendo presente quello che vogliono fare
gli Stati Uniti o che vorranno fare la Cina e la Russia, non fare giudizi morali additando i colpevoli, diciamo, di tutto agli altri. Cioè, qua la responsabilità è soprattutto delle classi dirigenti del proprio paese. Questo è il Sì, fatto. E anche lì perché bisogna vedere Pino abbiamo dove cioè, bisogna si è fare la ingoiato battaglia. l'inverosimile con Non delle a fare i politiche. partigiani Esatto. di uno o dell'altro, dei vari potestà stranieri praticamente. Sì, Ecco, abbiamo questo è. ingoiato l'inverosimile, adesso poi c'è questo ritorno a dei valori da Tommaso Campanella, La città del Eh, sole, quando in verità è abbastanza strumentale questo tipo di atteggiamento. esatto. Certo, sono d'accordo con voi. Pino, le opportunità non so se riusciranno mai a coglierle. Stanno cogliendo le opportunità sbagliate, tipo per esempio il discorso della guerra in Ucraina. Esatto. Invece di prendere l'iniziativa e di gestire il concetto, diciamo, La possibilità di arrivare a una pace, quindi a un esatto, accordo anche con la Russia di fatto. E esatto. quindi, Pino, il problema è che non, secondo me, al momento attuale, così l'Europa come costituita non penso che è riuscirà. tragico, Tra l'altre Gianfranco. cose, mi pare che la Commissione europea stessa, con la van der Leyen, che di fatto non è riconosciuta, adesso ve lo dico tra te, tra voi e me, perché lo so che Trump non ha, né Trump né il circolo di Trump ha nessun rispetto per la von der Leyen. Esatto. Non viene riconosciuta come un'entità seria, ma piuttosto Trump preferirebbe che siano i vertici dei vari paesi, d'accordo? Quelli inglesi, quelli tedeschi, quelli italiani, a mettersi a un tavolo a discutere con gli americani di quello che potrebbe essere. Ma mi pare che la Commissione europea abbia completamente oltrepassato la sua autorità, comunque in ogni caso. A parte questo, Pino, per tornare un po' sul discorso del discorso della Fortezza America, così definita, Fortezza America, dove il canale di Panama, dal canale di Panama all'Artico, inclusa quindi la Groenlandia, gli Stati Uniti vengono protetti, sono protetti, sono in totale controllo dell'area geografica. Trump ha parlato di questo nuovo progetto di scudo di ferro dei cieli sulla falsariga di Israele. Naturalmente gli Stati Uniti dovranno impiegare molto più a livello militare, è molto più grande il territorio americano, però è questa praticamente Fortezza America in questo senso, con la Groenlandia a nord e a Panama a sud si chiudono tutti i canali, cioè per accedere diciamo, alla sfera di influenza degli Stati Uniti non sarebbe quasi impossibile per chiunque, anche per una Russia e una. Tra le altre cose volevo. Quello è l'obiettivo prioritario che si è assunto assolutamente. Tra l'altro a Trump dell'Ucraina non gli interessa niente. Ma non mi interessa, non è che lui si capisce, va bene, state combattendo per la vostra libertà, anche se vi siete stati fatti trascinare in questa situazione, va bene, d'accordo, tutto quello. Però è un problema che deve essere risolto al più presto, perché a noi non ci interessa. È al di là del mio, ed è un po' un ritorno appunto al discorso della filosofia dell'idea repubblica costituzionale verso impero, d'accordo? Poi, tra le altre cose, la filosofia di Trump è una filosofia, definirla pacifista è sbagliato, perché non è che Trump è un pacifista, però è una filosofia diversa da quello che è stato negli ultimi decenni la geopolitica americana. Voglio ricordare che pur essendo Woodrow Wilson, te lo ricordi, nella prima guerra mondiale, lui fece la campagna elettorale sull'isolamento, non interventista, come era non interventista Roosevelt. Roosevelt non era interventista. Sì, che poi la verità dell'oro sono stati gli anni 20 e gli anni 30, se ci pensiamo. Cioè, e dopo la guerra mondiale, negli 50, fino alla metà degli anni 60, fine anni 60. Poi sono iniziati, ritorniamo alla quarta svolta, poi lì è iniziata la crisi. D'accordo, è cominciata la crisi di questa fase, e loro non erano, né Woodrow Wilson né Roosevelt erano
erano reali, cioè loro avevano fatto finta di non essere interventisti, hanno fatto entrambi campagna elettorale contro le guerre, entrambi però sono stati ingannevoli perché entrambi hanno usato sia i britannici e come i britannici hanno usato gli americani per far sì di Forse più i facilitare, britannici hanno usato gli americani, forse. per facilitare l'entrata degli Stati Uniti sia nella prima Esatto. guerra mondiale sia nella Al seconda guerra momento opportuno, diciamo. al momento opportuno. Io chiudiamo qui. C'è una cosa che mi preoccupa più di tutte, Pino. L'Europa è talmente allo sbando ed è diventata un campo di battaglia assoluto in questa guerra d'oltranza a tutto campo verso Trump e la filosofia e la politica di Trump, che rischia di trascinarci di nuovo, cioè che la storia si ripeta e rischia di Esatto. trascinarci anche di nuovo anche gli Stati Uniti in guerra, in una eventuale guerra contro la Russia. Perché uno dice, Trump dice, ma io non voglio essere coinvolto. Benissimo, lui potrà anche essere convinto di non essere coinvolto, però alla fine sappiamo benissimo che ci sono adesso, come adesso, 100.000 truppe americane stazionate in Europa, 100.000. Erano 80.000 fino all'invasione dell'Ucraina, poi sono stati aumentati di circa 20.000 unità, siamo intorno ai 100.000, alle 100.000 truppe. Anche Pino, seguendo il desiderio di Trump che vuole il ritiro di almeno 20.000 truppe, torneremo ai livelli pre-guerra Ucraina-Russia. Esatto. Sono tante 100.000, 80.000 truppe, quante siano, sono soggette a possibili forme di provocazione, false flag, cose, perché basta per esempio un attacco, un missile un'altra Pearl Harbor, diciamo, però sulla terraferma. tra virgolette un missile oppure un russo, Lusitania buttato giù. esatto, tra virgolette un missile russo fuori controllo che colpisca una base militare piena di soldati americani in Europa e siamo di fatto, E entriamo poi si anche negli fanno Stati degli Uniti. annunci dell'ombrello nucleare tra la Francia, la Germania, cioè sono delle ipotesi inquietanti se si vuole pensare a un equilibrio. Gianfranco, fai finire a me la chiosa di questa conversazione, proprio per rendere evidente i limiti e il disastro verso cui ci stanno portando queste classi dirigenti, no? Questa volontà di protrarre la guerra, di non approfittare delle condizioni di pace che si stanno creando, tentando ancora di creare, sta portando a dei paradossi. Cioè, l'Europa sta parlando, per esempio, di diversificazione energetica, però ha tagliato almeno formalmente con la Russia le fonti energetiche. Si sa che l'Algeria intende tagliare dall'anno prossimo le forniture di gas, un po' perché i suoi giacimenti sono quelli che sono. Non sono proprio in via di esaurimento, ma ormai non ci sono nuove potenzialità allo Stato. Rimangono i giacimenti del Mediterraneo orientale. Cosa sta succedendo adesso? Che con le ostilità dichiarate dell'Europa nei confronti della Russia si sta pavesando un accordo fra Stati Uniti e Russia per ripristinare il Nord Stream a gestione russo-statunitense. Quindi che significa? Che noi qua, altro che dazi eccetera, noi in un momento di crisi ci troveremo strozzati proprio sulle forniture energetiche, ricattati su quello, no? Con questa, anziché approfittare invece per tentare anche noi, entrare noi nel gioco, diciamo, delle trattative, di un sistema di relazioni più pacifico e via dicendo, e quindi di ripristinare anche i rapporti economici, rischiamo di essere tagliati fuori anche sulle questioni più vitali. Qui si vede proprio la cecità di questi guerrafondai che vogliono andare alla guerra senza averne i mezzi. Pino, questi Questo è 800 fatto. miliardi di spesa militare, no, dal tuo punto di vista, quanto sono possibili? O quanto sono un annuncio privo di un fondamento logistico?
Dici a me o A te? o al Tutti e 2 faccio la domanda. ma, vuoi rispondere tu? Io insomma la risposta ce l'avrei. No, vai avanti Gianfranco. Pino, dagli la risposta perché dobbiamo chiudere, io devo Sì, purtroppo no, secondo me, allora qua sta subentrando una logica intanto di accaparramento di risorse legata all'Unione Europea, no? Perché sappiamo bene cosa significa e quali sono i circuiti lobbistici e mi sa che queste ottiche tendono sempre più ad avere un peso. Dall'altra, il discorso della difesa europea non è una difesa europea, è una difesa in funzione delle visioni di determinati paesi europei, soprattutto dell'Europa orientale, della Germania per la piega che sta prendendo, perché Merz purtroppo è espressione di questa politica e quindi di trascinare tutto il resto dell'Europa verso questo rischio di conflitto, questa volontà di conflitto con la Russia, perché mantenendosi su questo stato di emergenza si innescano tanti fattori di protrazione di questa classe dirigente e probabilmente anche di messa in crisi delle politiche di Trump, perché come dicevi tu Gianfranco, è facile che in un contesto di ostilità creare situazioni di guerra entro cui dalle quali si viene trascinati anche non volendolo, ecco, questo è. Quindi perché una strategia, il problema non è costruire un esercito, non è il problema della difesa. Un esercito viene costruito in funzione della politica estera che vuoi condurre. Perché in parole povere, se l'avversario è la Russia, quindi l'esercito deve affrontare le pianure della Russia, comporta organizzare in una certa maniera l'esercito, i comandi, le strategie. Se i quadranti sono il Mediterraneo o l'Atlantico o il Nord o una difesa perimetrale, no? Il discorso cambia e Tra probabilmente l'altro basterebbero non si è fatto anche le neanche i attuali conti risorse. con il bacino, umano per creare Eh, questo esercito, perché ah, voglio proprio eh, vedere tipo con l'humus culturale e anche con le conseguenze di questi anni, quali saranno le chi si riesce ipotesi a di trascinare in una condizione di di una guerra. generazione che si immola, per gli interessi dell'élite. Questa è anche una domanda che ci Mm, dobbiamo fare. certo. ragazzi vi saluto e mi devo lasciare. Ok, ciao Saluto. Ciao, Gianfranco, ci Franco, buona Ciao, sentiamo ciao, alla serata. presto. prossima. Ciao, ciao. Salutiamo tutti, buonasera, ci vediamo alla prossima.